Un attimo di silenzio. Vai. Vieni. Vieni. Senti? E adesso ce la mangiamo! Vai, questo è bravissimo. Hi and welcome to Vincenzo's Plate e Paolo's Plate. Vincenzo. Papà è venuto qui in Australia per farci vedere come si fa la porchetta, la miglior porchetta al mondo, secondo me tu fai, papà. Secondo noi, vabbè, per noi è speciale, è ottimo. Davvero Ho fatto buono. 20.000 km per far risentire i sapori ai miei ragazzi. Sì, noi siamo a Sydney in Australia, è periodo di Natale e abbiamo deciso di cucinare questa porchetta per Natale in Anche, Australia. certo. E papà vi fa vedere come si fa questa bellissima porchetta che è morbida dentro e croccante fuori. no? Già la sto gustando. Ma è croccante fuori, però che è friabile, cioè si squaglia in bocca, non è croccante duro. Crocca dentro i mezzi denti. Sì. Crocca. Ciao ragazzi, oggi vi mostro come prepariamo la porchetta da più di 20 anni io e Marco. Grandissimo. Allora, questa è la parte della pancia del maiale, ok? Magro e grasso, ovviamente. Il grasso serve per insaporire la carne. E sotto abbiamo la codica, che poi dopo cotta diventerà bella croccante, fantastica. Qui abbiamo 4 kg di carne di maiale, pancia del maiale. Ok, procediamo. Allora, iniziamo con il sale. Facciamo il giro, perfetto, andiamo al centro, ai lati, perfetto, ok. Stessa procedura con il pepe. Sì, facciamo il giro tondo, andiamo al centro, sui lati. E siamo a posto anche con il pepe. Adesso passiamo alla noce moscata. Ovviamente la procedura è sempre quella. Ok. Centro. Lati. Senti che profumino. Adesso rosmarino. Mettiamo tutti questi belli odori. Senti che profumino. E vabbè, questi giustamente sono odori che danno un sapore in più alla porchettina nostra. Buono. Io lo uso da tutte le parti, quando faccio addirittura anche con il pesce lo uso io. Wow, davvero? Sì. Quando faccio scambi al cognac, ad esempio, uso rosmarino, sì. Buonissimo. Ah, io per gli odori vado matto. Ok, adesso poggiamo le foglie di alloro, poggiamo sulla pancia. Ah, delicatamente. Sì, guarda. Vanno posizionate in maniera ordinata. Posizionata, guarda. Foglia. Sì. Come tu poggi quando stai sul letto, poggi qualcosa sulla pancia. No. E anche questo non scherza come odore, senti qua. Però quando lo vai a tagliare, senti. Dove il profumo. Ah, quando lo stacchi dal ramo? Sì. Ok, a posto così. Perfetto. Adesso abbiamo messo l'alloro che poi verrà tolto. Questo serve solo per insaporire la porchetta. Poi verrà tolto dopo 2-3 ore. Ok? Allora, noi usiamo anche il brandy. Credo che nessuno lo faccia, ma noi usiamo il brandy, che secondo noi gli dà quel sapore particolare. Un mio piccolo segreto. Non tutti lo fanno, però io lo faccio. Provate per credere. Allora, aggiungiamo il brandy.
Ovviamente metti il dito qui sopra, altrimenti facciamo un bagno. Facciamo fare un bagno alla altrimenti porchetta. facciamo brandy e porchetta. Invece noi dobbiamo fare porchetta e brandy. Ah, Senti che i profumino, sapori che escono da... Senti. A Brandy posto. fa uscire fuori i sapori dell'alloro, del rosmarino e della carne. È un mix di... un mix Già- straordinario di sapori. Già stai gustando, eh? E ora cosa facciamo, papà? Ora questo Niente, momento non si adesso fa. lasciamo riposare il tutto per un paio d'ore. Ma a temperatura ambiente o in frigorifero? No, temperatura ambiente. Ah, fuori dal Sì, frigorifero. sì, sì. Ok. Quindi Bene. teniamo fuori dal Lasciamo frigorifero iniziare. per 2-3 ore. Ovviamente non al caldo, Beh, la parte no. fresca Ok. non serve mettere in Quindi frigo. che succede? Che il brandy viene... La pancia si prende tutti i sapori. Ok. Buon riposo. Ah, sì. Domani sarai nostra. Sì, non vediamo l'ora di cucinarti. Ah, a presto, baby. Buon riposo. Dopo 3 ore, i sapori che questa carne emana sono unici. La pancetta ha acquisito, la pancia ha acquisito tutti i sapori. Sapori. Allora dobbiamo solo togliere l'alloro. Sì, Togliamo l'alloro ad toglieremo uno ad l'alloro. uno. E poi tu usi una tecnica molto particolare per fare la porchetta. Sì. Usi questo tubo. Sì. Questo è un tubo... Plastica usata per gli acquedotti. per gli acquedotti. Sì. E cos'è questa tecnica? Questo diamo merito a Marco, io ho imparato da lui. Lui usa il tubo. Arrotoliamo la porchetta, Sì. infiliamo dentro al tubo e da lì Quindi questo tubo aiuta a compattare. ci pressa, diciamo, la Sì, carne, pressa, quindi bravo, sì. unisce meglio Unisce tutti i sapori, sì. tutti i sapori. Sì. Quindi fanno l'amore dentro questo tubo. Sì. Un'altra differenza della tua porchetta è che tu non usi lo spago. No, Cosa usi? Usi la rete. una rete. Questa mai vista fare prima. La Quindi, porchetta la infiliamo qui dentro. quindi la ovviamente- rete la unisce ancora di più. Sì. La Quindi- tiene bella stretta, senti, Noi vedi, abbiamo- con lo spago è più faticoso secondo me. Più faticoso, quello è anche vero. Ora noi abbiamo bisogno di vieni a vedere qui, dobbiamo calcolare quanta rete ci serve. Quindi prendiamo la misura. Questa porchetta gli diamo Questa è la misura. in più, no? Un po' di più, in più, ok. bravo, di Un più, 10, di più, 15, taglia ok. in più, non Taglia fa di più, niente. ok. tanto. Ok, meglio in più che in Prendiamo meno. un po' di più. La possiamo sempre ritagliare dopo. E Quindi. ora questo noi lo andiamo ad usare per infilarci la porchetta. La porchetta, bravo. Inserisci la rete qui. Vedete qui. Sì. Cazzo, questa è una tecnica. Arrotoliamo, Fantastica. bravo, fai entrare. Facciamo entrare. Sì. Ne ho visto tanti di video su YouTube, ma mai visto questa tecnica. Ok, quindi abbiamo un po' di rete che esce da qui. Che esce fuori. Rimane fuori. La possiamo anche legare volendo, ma comunque. Ok. Quindi abbiamo lo spazio per fare entrare la porchetta. Abbiamo la rete qui che poi verrà bloccata, in modo che non esce. Non esce. Ok. Sì. Chiudiamo. Chiudiamo così non scappa di sicuro la porchetta. Ok. E quando giri poi. Facciamo così. E gli facciamo il nodo. Sì. Così è sicuro che non esce. Ecco qui. Ok. È importante pressare, quindi Certo. unire le mani, spingere Certo. verso la carne e poi arrotolare. Sì, vogliamo, sì, bello pressato. Bisogna pressare prima con le mani. Certo. Questo è un passaggio molto importante. Dai. Vedete? Metti il Vedete? tubo. Vedete, guardate, Prendi il guardate. tubo. Ora questo è un momento delicato. E dobbiamo fare entrare la carne all'interno del tubo. Così. Bello. Dai. Entra all'interno Alza. del tubo. Alza. Così. Siamo così. Dai. E ora qui il tubo ci aiuta a pressare. Ok. Adesso Ora che facciamo? dobbiamo far scendere la porchetta. Spingo. Sì. Spingi. Spingiamo da qui sopra. Vai. Aspetta. Vedi come esce? Guardate, 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 guardate. Guardate come esce la porchetta da lì, guardate. Spingi sopra, aiuta. Guardate che tecnica. Spingi. Guardate che tecnica. Se vuoi io spingo da questo lato qua, perché non reggi da là, reggi da lì, io spingo da questo lato qui. No, no, non mi serve più. Guardate, guardate che tecnica, guardate.
La porchetta è scaminata, guarda, sta uscendo, guardate come esce, come un bambino. Uè, uè. Guardate che classe. Sì, dai che manca poco, sì. Uè, è il bambino. Ecco la creatura. È uscita la creatura, eccola qui, guardate, guardate. Eccola qui. Ora questa rete aiuta a tenerla bella. Certo, guarda. Bella pressata, Certo. guardate. Ora vogliamo assicurarci che la porchetta è bella compatta, che abbia una bella forma. Schiaffeggiarla. Caffeggiamola, sì, vai. Guardate, guardate, guardate. Poverina. Solo che la dobbiamo mangiare. E ora dobbiamo fare un po' di nodi qui, Poi che facciamo? Quando lo cuciniamo togliamo lo spago o lo teniamo lì? No, teniamo lì. Teniamo, ok. Sì, sì. Facciamo un nodo, Tanto non brucia. 2 nodi. Abbiamo una bella porchettina, papà? Sì, guarda che bella. Davvero una bella porchetta, sì, sì. La porchetta è pronta. Ora possiamo cucinarla. Se non volete cucinarla subito, mettetela in frigo per 1, 2, no, 3-4 giorni può stare, dai. Allora, adesso vi faccio vedere qual è il mio metodo per cucinare la porchetta. Poi ognuno ha un suo. Io metto in mezzo alla carta alluminio, ok? E qua, sì. Arrotoliamo. Giriamolo tutto intorno. Vai. Ancora. Mette ancora. No, fallo uscire fuori. Ok. Ok, l'importante è che copra. A posto, puoi togliere, puoi togliere. Benissimo. Chiudiamo da tutte le parti. Ok. Con una forchetta buchiamo in modo che il grasso fuoriesce. Ah, quindi facendo questo modo, Sì, il cucina meglio, grasso. il grasso esce. Certo. Tutti i lati, giusto? Sì, sì. Quindi tu i buchi li fai solo la carta, Solo non la carne. carta. No. Ok, ok. Solo la carta. Hai bisogno che il grasso esca dalla carta. Sì, sì, ok. dopo troppo grasso disturba. Beh, sì. A posto, abbiamo fatto. Perfetto, È pronto per infornare. perfetto, perfetto. Ah, questo è il momento importante, eh? Che Certo. facciamo adesso? Adesso dobbiamo infornare. E tu dove Se tu- vogliamo mangiarla domani, deve infornare. Dove lo cucini tu la porchetta? Forno a legna. Forno a legna. Si legna, può anche fare al perfetto. forno di casa, però Certo, certo. al forno a legna che fate? Accendete il forno, bello, accendete il forno a legna e portate il forno a 300 300 gradi. ok? Allora abbiamo questa bella teglia che deve essere abbastanza grande per la nostra porchetta. La porchetta. E poi abbiamo bisogno della griglia, la griglia è importante perché ci metteremo sopra la porchetta, così si cucina piano piano. Ora che facciamo adesso? Allora, adesso andiamo a mettere l'acqua Ok, nella teglia, ok. in modo che si appoggi sotto alla teglia. Quindi l'acqua non deve passare Non deve superare la teglia. questa parte qui della teglia. Non ok? deve bagnare la porchetta. Rimane sotto, ok, ok. Quest'acqua serve per raccogliere tutto il grasso, in modo che Ok. non mi si attacca sulla teglia. Perfetto. Perfetto? Quindi l'acqua aiuta a cucinare la Certo. porchetta Con il suo vapore. con il vapore, con Certo. l'umidità, la cucina Bravo. e la rende morbida. Vai papà, questo è un momento importante, dai. Andiamo? Mettiamo una porchetta. Dai, lascia a te l'onore, dai. Ah, che Onore a bello, te. che Vai. bello. E mettete la porchetta nel forno. Fatela cucinare a 300 gradi. Ora, una volta che mettete la porchetta nel forno, non mettete più la legna. Va bene così. E lasciate la porchetta cucinare nel forno per 10 ore. Sì. Quindi il forno sarà a 300 gradi e poi piano piano si abbasserà la temperatura, però comunque rimane sempre caldo, più o Certo, meno certo, rimane sempre caldo. 50-80 e 10 per 10 ore. A domani. Nel caso in cui non abbia il forno a legna, papà, vogliamo cucinare al forno di casa, cosa facciamo? Forno elettrico. Forno elettrico? 250, quella è la temperatura. Per quante Io ore? credo che circa 3 ore, 3 ore e mezza. A 250? A 250. Ok. Si va a togliere la carta alluminio e si fa ricucire per un'ora, un'ora e un quarto. Quando si forma la crosta, la porchetta è pronta. Quindi nel forno elettrico un 4 ore di cottura, diciamo. Sì, sì, 4 Ok. ore. 3 ore con la carta argentata, E un'ora senza un'ora, la un'ora e un quarto, dipende da quando si Sempre forma a la 250. crosta. Sì, Ok. sì. Allora, dopo 10 ore togliamo la porchetta dal forno.
Riaccendiamo il forno a 300 gradi. Riportiamo a temperatura. Togliamo la carta argentata. La carta argentata. Intanto il forno sta riprendendo la temperatura sua, giusta per la cottura. Guardate che bello. Adesso togliamo tutta la carta alluminio. Senti che profumo. Bellissimo. Manca solo la crosta. Terminata la crosta, aspettiamo un paio d'ore e poi gnam 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 gnam. Allora, non vi preoccupate se è rimasta un po' di carta o bruciato un pochettino, perché guardate, con il coltello, piano piano, andiamo a togliere tutto. Vedete? Semplicissimo, niente di... Questa probabilmente la carta alluminio è andata fuori, si è scoperta la porchetta e ha creato questo piccolissimo problema, che non è un problema. E rimettiamo in forno. in forno. E che succede lì? Rimettiamo in forno per un'ora, un'ora e mezza, dipende da quando si forma la crosta. Okay. Ovviamente prendendoci cura di aprire il forno ogni tanto e di girarla la porchetta. Quindi diciamo ogni 15 minuti giriamo la porchetta. Ma anche 20-30 minuti, dai. Ok, ogni 20 minuti giriamo la porchetta. Sì. Che altrimenti facciamo la crosta da una parte e sotto niente, no, capito? no, la Quindi crosta è importante. ci dobbiamo prendere cura di ricordarci di girarla la porchetta. Ogni 20 minuti. Che spettacolo! Senti? Completiamo l'opera, ragazzi. Torna in forno, amore. Adesso andiamo a formare la crosta da quest'altro lato. Quindi questo lato qui bisogna cucinarlo. Certo. Stessa procedura. Allora, vediamo amici come ci troviamo. Quasi pronto, guarda che bello. Bah, io quel quasi lo toglierei. Sì, qui, questo pezzettino qui, lì. dai, qui è pronto. Solo qui, dai. Andiamo a fare qualche minutino, dai. È importante girarlo in continuazione, ragazzi, ok? È arrivato il momento di tirare fuori l'opera d'arte. Ammirate. Spettacolo, che spettacolo. Fammi vedere che bello. Aspettate, che profumo. Wow. Tocca la crosta, vediamo un po' com'è. Vuoi sentire? Senti? Sì. Perfection. Mamma mia papà, sei un fenomeno, bravissimo. Adesso prendiamo la porchetta, la poggiamo sul tavolo, la lasciamo riposare per 2 ore, la copriamo con un panno in modo che diventa tiepido e poi la mangeremo dopo 2 ore. Adesso togliamo la rete. Si stacca facilmente la rete. Dovrebbe staccarsi facilmente, sì, si guarda. Ah, facile. In caso non si toglie facilmente, cosa facciamo? Con il coltello, piano piano, aiutiamo. Ah, facile facile. Sì. Facile facile. Bello. Allora, qui siamo a pranzo di Natale, siamo qui con i nostri amici e parenti, siamo pronti per servire questa porchetta, papà? È arrivato il momento che aspettavamo. Signori, questo è il momento della verità. Silenzio per favore. Adesso silenzio, un attimo di silenzio. Vai. Vieni. Vieni. Senti? E adesso ce la mangiamo! Vai, questo è bravissimi! Buon Natale a tutti! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale a tutti! Ah, guardate ragazzi! Andiamo a togliere la crosta. Ok. Bellissimo! Questo grasso è pieno di sapore, questo grasso. Certo, dopo. La crosta cade da sola, Certo, guarda come si sta. Dammi giù un pezzo per favore, facci vedere. Senti come crocca. Senti. Buono. Taglia un pezzettino per favore, facci vedere un pezzo di carne, vai. Guarda. Vai, taglia un pezzettino di carne. Andiamo con la carne. Guardate che precisione. Oh, guardate lì. Guarda lì. Guarda che precisione, guarda lì. Morbida, delicata. Guardate che classe. Che morbidezza. Ecco come si fa la miglior porchetta al mondo, ragazzi. Eccola qui. Mangiamo la grossa, dai. Yeah, let's do it.
Senti che rumorino? Buono. Paolo. Buono, Squaglia in bocca. Mamma mia. Fantastic! Ora dobbiamo provare la carne però, vedere se è morta. Certo. Dai, proviamo la carne. Taglia un pezzettino, dai. Un pezzettino ciascuno, dai. Guarda, guarda come si stacca. Vai con la carne. Guarda come si stacca, guarda. Quanto soffice, Mamma mia. È vero? Bravo, bravissimo. Un applauso a papà. Un applauso, bravissimo. Grazie per aver visto questa video ricetta. Vi aspettiamo una prossima video ricetta. E ora si mangia. Vincenzo's Plate. Buon appetito a tutti e buon Natale. No,